Ciao ragazzi, allora visto che il video della pasta sfoglia in padella ha riscosso tanto successo ma anche tante domande, tanti che hanno detto perché non l'hai fatta vedere sotto, è bruciata? No, non è bruciata. Ora vi faccio vedere sotto, rifacciamo un'altra ricetta sempre con la sfoglia in padella e vi faccio vedere sotto. Non vi ho fatto vedere perché avevo fame, dovevo mangiare e quindi mi sono dimenticata. Tutto qui. Apriamo il nostro rotolo di sfoglia. Padella antiaderente con il fondo spesso. Appoggiamo la padella sopra la sfoglia al centro, cerchiamo di trovare il centro così, e ritagliamo la pasta così. Ecco qua. In questo modo ho preso la misura del fondo della mia padella. Questo lo divido a metà in questo modo qui e mettiamo da parte un attimo. Qui ho la base di pasta sfoglia. Ecco un trucchetto per chi non ha lo spargifiama e per non rischiare di bruciare la sfoglia. Allora prendiamo della carta alluminio così e facciamo una doppia piega, ok? Mettiamo la carta alluminio all'interno, perché mi raccomando la carta alluminio non deve mai andare a contatto diretto con il cibo, e in questo modo diamo più spessore alla nostra padella, ok? Piego così e poi così e taglio per ottenere un cerchio e metto sul fondo il mio cerchio. Vado ad appoggiare all'interno la pasta sfoglia e questa è pronta, la metto da parte e vado a farcire questi bordi con del formaggio Fontal. Lo taglio a striscioline. È importante usare un formaggio che non sia molto acquoso, Ecco qua, abbiamo messo il formaggio e ora vado a ripiegare in modo da chiudere bene. Faccio così, basta unire le estremità e pizzicare per chiudere e ricreiamo il bordo con la parte pizzicata verso l'interno, così. E la base di pasta sfoglia è pronta per andare in cottura. Fornello più piccolo, riuscite a vedere la fiamma? Talmente chiara. Abbassiamo al minimo, appoggiamo sopra la padella con la pasta sfoglia, chiudiamo e lasciamola in pace a fiamma bassa, al minimo. Vi assicuro che non si brucia. Se tenete la fiamma al minimo non si brucerà. Adesso metto il timer e ci vediamo dopo. Cerco di farvi vedere la fiamma che è bassissima, in questo modo consumiamo poco gas. Riuscite a vedere? Ecco qua ragazzi, sono passati 20 minuti di cottura, non ho mai alzato il coperchio, è importantissimo non alzarlo mai all'inizio della cottura. Adesso vado a toglierlo perché vedo che si sta gonfiando molto al centro e a girare la pasta sfoglia, però bisogna togliere il coperchio molto velocemente per non far cadere queste goccioline d'acqua sulla pasta. 1 2 3 riuscite a vedere come si è gonfiata? Ora buco qui, controlliamo la cottura
Ecco qua, è già doratina da questa parte, quindi vado a rigirarla. Siccome ho messo la carta forno è semplice, faccio così, ok? La rimetto sulla sua carta e ancora in padella. L'unica cosa che faccio è ogni tanto giro la padella così, in modo da ottenere una cottura omogenea. Allora ragazzi, sono passati circa 15 minuti e vado a rigirare un'altra volta la mia pasta sfoglia. Il tempo di cottura dipenderà molto dallo spessore della vostra padella e anche della fiamma, insomma, del fornello che utilizzate, ma mi raccomando, fornello piccolo con la fiamma al minimo, e se avete uno spargifiamma usatelo. Controlliamo la cottura, ecco qua, vedete, e rigiriamolo. Olè! Ecco qua, guardate che bella dorata. Potete usare un sugo fatto in casa, oppure se la passata di pomodoro è buona, come in questo caso, la potete mettere direttamente così. Allora, sentite la sfoglia? È croccante. Aggiungete il pomodoro solo quando la sfoglia è già croccante, Mozzarella, un po' di origano e anche un po' di sale. Chiudo e lascio cuocere giusto il tempo di far sciogliere il formaggio, perché qui oramai è tutto cotto. Allora, quando ho fatto l'altro video della sfoglia ripiena cotta in padella, cioè coperta con un secondo disco di pasta, molti mi hanno detto: ah no, non si cuoce benissimo, e lì avevo messo il pomodoro sopra la sfoglia perché non l'ho girata, ho fatto finire la cottura in forno ripassandola sotto il grill, e tanti mi hanno detto: beh, allora a che serve se alla fine l'hai ripassata in forno? Sì, l'ho ripassata in forno perché l'ho fatta a casa mia, il forno ce l'ho, però in vacanza, quando non ho il forno, anche voi quando non avete il forno la potete fare benissimo. Basta non mettere il pomodoro sopra la sfoglia, fate i 2 dischi di sfoglia coperti belli carini, fateli cuocere come ho fatto adesso, girando la pasta come una frittata, e poi quando la pasta è cotta spalmate la superficie con il concentrato di pomodoro, come ho fatto nell'altro video, perché avevo fatto un cuore di pasta sfoglia. Se non avete visto questo video vi lascio il link qua sotto nel box informazioni. E tanti dicono: no, ma 40 minuti di cottura in padella, sai che risparmi di gas, un bel niente, guadagno di niente. Invece no, perché guardate un po' il gas qua, è piccolino, esce pochissimo gas da qui, cottura lenta, dolce, con pazienza, per un risultato perfetto, ve lo posso assicurare, perché l'ho fatta diverse volte questa ricetta della pasta sfoglia in padella. È uno dei miei cavalli di battaglia, perché quando mi sono ritrovata in vacanza senza il forno, io sono una forno dipendente, adoro fare tutto in forno, mi sono dovuta arrangiare. E si risparmia, perché se avete un forno come il mio, bello grande, perché il mio è molto grande questo forno, e devo accenderlo per cuocere soltanto una pizzetta di sfoglia, una torta salata, questo qui mi devo scaldare tutta questa roba, cioè consuma veramente tanto, perché c'ha insomma, 2 uscite di gas dove esce la fiamma, e la fiamma è bella forte per scaldarlo, quindi il risparmio c'è, state tranquilli che c'è. Certo, se mettete la fiamma alta vi si brucia, è ovvio ragazzi, però ve lo dico perché veramente tanti hanno lasciato i commenti: ah no, si è bruciata sotto. Non si è bruciata sotto, lo ribadisco. Adesso questa qui ve la farò vedere, quell'altra non ve l'ho fatta vedere perché avevo fame, dovevo mangiare, chiaro? Spero di sì. Ci siamo, direi che è cotta. Il formaggio si è sciolto perfettamente e adesso ce la gustiamo insieme. Guardate qua, cottura
perfetta, ustiono. E sono io quella della pasta sfoglia in padella. Allora, eccola qua, è pronta. Guardate che bella. Adesso la impiattiamo. Facciamo così. Niente bruciato. Sì, sì e sì, la pasta sfoglia si può cuocere in padella. La cottura al forno è più veloce? Sì, lo è, non si discute. L'ho detto anche negli altri video, la cottura in forno è più veloce, ma non sempre si ha il forno a disposizione. E poi, non so dove abitate voi, fatemi sapere nei commenti dove abitate, ma qui a Roma, quando è piena estate, quando arriva agosto, ragazzi, se accendete il forno vi denunciano per tentato omicidio, perché fa veramente caldissimo, non sto scherzando, fa caldissimo. Quindi io sinceramente d'estate preferisco non accenderlo e poi in questo modo si risparmia del gas. Ora direi che basta con le chiacchiere, che mi sta venendo l'acquolina, e assaggiamo insieme la pizza di sfoglia cotta in padella. A me piace aggiungere qua sopra anche qualche foglia di basilico fresco quando ce l'ho, ma anche della rughetta che ci sta benissimo. La potete fare anche con il tonno in scatola e le cipolle. Il tonno e cipolla è un abbinamento che io adoro. Potete aggiungere anche prosciutto e formaggio, insomma i gusti che preferite. Ok? Adesso la assaggiamo insieme. Non ci resta che stappare una birretta e gustare questa meraviglia. Viva la pizza in qualunque forma sia! Sia la pizza di sfoglia, la pizza con l'impasto brioche, la pizza classica, la pizza napoletana, la pizza romana. Viva la pizza! Cosa c'è di più buono della pizza, ragazzi? Per me niente. Proprio niente. E allora gustiamocela insieme. Non è bruciata, non è bruciata, non è bruciata. Faccio come i ragazzi. Scema. Perdonatemi per questa scemenza. Ecco qua. Ce la mangiamo? Sì. Mamma mia, ragazzi. Guardate bene la pasta sfoglia, guardatela, Mo' mi sono ricordata di farvi vedere il sotto. Guardatela, guardatela con attenzione. Non è bruciata, non si brucia, basta tenere la fiamma bassa. Una bomba, buonissima. Io la trovo buonissima. In questo modo potete preparare la pizza anche quando fanno 50 gradi all'ombra, in pieno 15 agosto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Che buona! E se volete vedere le altre due ricette che ho fatto con la pasta sfoglia, dove ci sono state un po' di polemiche, vi lascio qua sotto il link e andate a vederle. Nel frattempo mi si è svegliato l'assaggiatore ufficiale di casa, tutto spettinato. Vediamo cosa ne pensi della cottura di questa pasta sfoglia in padella. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi?
Allora, che hai da dire? Oddio, le mani tutte di pomodoro, queste? La pizza fa ingrassare, vabbè, fa parte, non si può avere solo pregi e nessun difetto, però il pregio maggiore della pizza secondo me è questo, ci fa venire sempre il sorriso. Buona pizza in padella a tutti voi!